Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Se vi piacciono le storie più intime e commoventi delle vostre star preferite, ricordate di sostenere il canale con un like, l'iscrizione e, se vi va, l'attivazione della campanella. Oggi condividiamo una storia che ha toccato milioni di persone, perché parla sottovoce e allo stesso tempo urla verità semplici, il dolore silenzioso e l'amore mai davvero detto di Dimet Özdemir. Per anni Dimet ha scelto la discrezione come unica difesa, proteggendo la sua vita privata dalla luce accecante dei riflettori. Quel silenzio non era vuoto, era un rifugio, una stanza dove custodire ricordi, promesse e ferite. Ma di recente, in un'intervista che nessuno si aspettava così sincera, ha abbassato la guardia. La voce le tremava appena quando ha pronunciato parole che hanno attraversato lo schermo e sono arrivate dritte al cuore: volevo solo sposarlo. Se non se ne fosse andato, oggi saremmo ancora insieme. In quelle frasi c'era un amore interrotto, un sogno rimasto a metà, e la donna dietro la celebrità, ancora segnata da ciò che è stato. Per mesi Dimet ha evitato di parlare di Can Yaman. Ogni domanda, ogni allusione, scivolava via con un sorriso composto, come se il racconto di quel legame vivesse meglio nelle pause che nelle parole. Eppure la verità, a volte, trova il modo di emergere anche quando la teniamo sott'acqua. Alcuni amici, con la delicatezza di chi ha visto da vicino, hanno raccontato che dopo la rottura Dimet ha attraversato un lutto senza clamore, una tristezza che bruciava piano e costante. Non c'è stato uno scandalo, non c'è stato teatro. Solo un cuore che ha continuato a fare i conti con un'assenza. C'è chi dice che i preparativi per il matrimonio fossero già in moto, l'abito era stato scelto, il luogo individuato, persino la canzone per il primo ballo era pronta. Un dettaglio che sembra insignificante e invece racconta quanto fosse reale quel progetto. Ma lui è andato via, e con lui è scivolato via un pezzo del suo futuro. Nell'intervista, Dimet ha ripercorso quei giorni con una serenità faticosa, una combinazione di malinconia e accettazione che solo il tempo sa scolpire nel viso. Ha parlato della cerimonia immaginata in riva al mare, del vento leggero tra i capelli, del sole che si abbassa come un sipario dorato su un nuovo inizio. Ha confessato di aver sognato un sorriso preciso sul volto di Can Yaman, quello che lui in passato le riservava quando la vita sembrava semplice, tra un set e un caffè improvvisato lontano dalla folla. Poi è arrivato il momento che non avrebbe voluto ricordare, ma che non smette di ripetersi nella memoria: un giorno se n'è andato. Senza spiegazioni lunghe, senza addii cerimoniosi. Ha chiuso la porta e con lui sono usciti i miei domani. Quelle parole hanno mostrato la sua vulnerabilità, ricordandoci che dietro l'immagine patinata c'è una persona che sente fino in fondo, che guarisce a piccoli passi, e che porta con sé il peso lieve e insieme pesante di un amore perduto. Sono passati mesi. Il tempo ha cambiato le stagioni, ma non ha cancellato le domande. Ed è stato allora che Can è riapparso con un gesto plateale, una proposta pubblica che nessuno si aspettava. Dimet, senza giri di parole, ha confessato di essersi sentita divisa. Una parte di lei avrebbe voluto correre e stringerlo, lasciare che la gioia riparasse tutto come in un finale scritto per farci credere ancora nelle favole. L'altra parte, però, ha sentito gridare dentro due parole ferme: troppo tardi. Non lo accuso, ha detto con quella trasparenza che fa più rumore di qualsiasi accusa. Forse ha fatto ciò che credeva giusto. Ma ho il diritto di dire anche questo. Se non se ne fosse andato, oggi sarei con lui. Perché, benché lo abbia negato persino a me stessa, volevo solo sposarlo. Una missione che ha risuonato come una campana, trasformando la loro storia nel racconto universale di un amore arrivato nel momento sbagliato. Intenso, duraturo, complicato. Dopo la pubblicazione di quelle parole, i social si sono accesi. Non con l'ira, ma con un'ondata di empatia. In tanti hanno scritto di sentirsi rappresentati da quel dolore lucido, da quel desiderio sospeso che conosce chi è rimasto a guardare qualcuno andarsene senza voltarsi. Il pubblico ha riletto ogni gesto, ogni intervista passata, ogni apparizione di Dimet con occhi nuovi. Persino le sue scene più sentite in Erkençikus hanno ricevuto un'attenzione diversa, come se sotto la brillantezza della commedia fosse sempre stato nascosto altro.
Una verità più profonda, un'emozione vissuta e non soltanto recitata. Alcuni critici hanno parlato di maturità interpretativa, altri di una vulnerabilità che rende ogni sguardo più credibile. Ma al di là delle etichette, ciò che ha colpito è stato il coraggio di dire: ho sofferto, eppure sono qui. Eppure, in mezzo a quel dolore, Dimet ha lasciato filtrare un barlume di speranza. Il vero amore non si perde, ha sussurrato quasi, impara ad aspettare. Parole che non promettono né negano, che tengono insieme ciò che si vorrebbe e ciò che si può. Ha ammesso, con onestà, di non sapere se desideri davvero che quell'amore ritorni nello stesso modo. La mente e i ricordi, la dignità e il desiderio, sono forze che a volte tirano in direzioni opposte, e non sempre vincono quelle che fanno meno male. Nel frattempo Khan è rimasto in pubblico in un silenzio controllato, evitando di alimentare il clamore. Eppure, a telecamere spente, fonti vicine raccontano di tentativi misurati di riavvicinamento, come se lui avesse capito finalmente che le parole non bastano più. Contano i gesti, conta il peso di ciò che si fa quando nessuno guarda. Così la loro storia ha smesso di essere solo un amore da copertina. È diventata un piccolo manuale di ciò che il tempo può fare ai sentimenti, di quanto la vulnerabilità sia potente e di come sia facile mancare l'attimo. Anche il legame più forte può incrinarsi quando il silenzio si prolunga oltre misura. Non c'è nulla di più triste che essere pronti ad amare mentre la persona di fronte ha già scelto di andare via. È stata proprio questa frase a chiudere l'intervista, ma non la storia. Perché storie così non finiscono a comando, restano in sospeso, come le note di una canzone lasciata a metà. Dimet oggi cammina su una linea sottile tra il passato che fa ancora un po' male e un futuro che non ha contorni netti. Ci sono giorni in cui sembra pronta a voltare pagina, altri in cui i ricordi bussano con educazione e chiedono un ultimo giro di valzer. Forse la vita le chiede di scrivere un capitolo nuovo, forse le chiede solo di riconciliarsi con ciò che poteva essere. Intanto, chi li ha amati in coppia, chi li ha seguiti sin dall'inizio, continua a sperare. Alcuni immaginano un ritorno in grande stile, con la stessa complicità di un tempo e un amore più maturo. Altri pensano che il vero atto di amore, a volte, sia lasciarsi andare e volersi bene da lontano. Ma qualunque cosa accada, una cosa è chiara: quella tra Dimet Özdemir e Can Yaman non è solo una cronaca rosa. È la prova che, dietro i titoli altisonanti, ci sono cuori che battono alla stessa velocità dei nostri. Piangono, si ostinano, si rialzano. E se è vero che il pubblico ama sognare, è altrettanto vero che riconosce la verità quando la vede. Le parole di lei, semplici e spiazzanti, hanno dato un nome al sentimento che tanti non sanno dire: l'amore che non ha trovato il proprio tempo. Adesso tocca a voi. Pensate che Dimet e Can abbiano ancora una possibilità di ricominciare, o alcune ferite restano troppo profonde per richiudersi del tutto? Scriveteci nei commenti cosa ne pensate e raccontateci quale altra coppia vorreste vedere protagonista del prossimo episodio. Se questa storia vi ha emozionato, sostenete Turkey News Magazine con un like, iscrivetevi e condividete il video con chi sapete che capirà. Grazie per averci ascoltato. E, qualunque sia il destino di questo amore, ricordate, le storie importanti non finiscono, evolvono. Alla prossima, qui su Turkey News Magazine.